Forbici in mano e piantine di basilico. Quante volte vi è capitato di iniziare a raccogliere il vostro basilico avendo un mare di dubbi e non sapendo come fare? Quindi, quale raccogliere? Le foglie più vecchie, quelle più giovani, in alto o in basso? Quando iniziate a tagliare però iniziate e tagliate tutta la pianta e questo è il più delle volte il risultato. Ecco, sappiate che così la pianta ha patito tantissimo e non si dovrà fare. Io in questo video non soltanto vi spiegherò, ma vi mostrerò tutti i passaggi per poter fare un raccolto corretto e addirittura i risultati che questo darà alla pianta nell'arco del tempo. E vi garantisco che se farete come vi mostrerò avrete tutto l'anno un raccolto incredibile e delle piantine perfette addirittura sul balcone in casa. Prima regola, aspettare. Tra tutte le regole della raccolta, sicuramente la più importante è quella di non toccare la pianta sino a che lei non raggiunga almeno i 15-20 cm di altezza, partendo dal pane radicale sino all'apice. Quindi, sino a che non vedrete questo numero, io vi consiglio di non toccarle mai, non raccogliete né le foglioline né cimatele, perché se fossero troppo piccole la pianta sarebbe debole e rischierebbe di seccare. Seconda regola, cimatura. Quando la pianta sarà abbastanza grande, a quel punto si potranno raccogliere le prime foglioline. Molti però purtroppo sbagliano e raccolgono quelle laterali come primo raccolto. È giusto raccogliere quelle laterali, però la prima cosa che occorre fare è cimare la pianta, perché c'è la gemma predominante. Che cosa significa? Che sino a che non toglierete la gemma all'apice dei rametti del basilico, questo continuerà ad andare verso l'alto e non inizierà a svilupparsi. Quindi c'è, passatemi il termine, un diritto di nascita e di prelazione di questa gemma che impedirà a tutte le altre di svilupparsi. Quindi l'unico modo per fare sviluppare anche queste, per intenderci quelle che ci sono tra le foglioline e il rametto principale, ma subito sotto la gemma principale, le si potrà fare crescere solo cimandola. Quindi la prima operazione è tirarla via. Basterà semplicemente, partendo dall'alto, saltare il primo nodo, arrivare al secondo nodo. Per intenderci, i nodi sono quelli dove le foglioline vanno a toccare il ramo principale e proprio in questo punto ci sono i due piccoli germogli, eccoli qua, 1 e 2. Quindi partendo non dal primo, dal secondo, andare su di circa 1 centimetro e anche soltanto con le mani tirare via in questa maniera. È sempre preferibile in teoria farlo con le forbici, perché in questo modo eviterete di rovinare le piantine. Alla fine dell'operazione ciò che dovresti ottenere è questo, quindi 2 foglioline, il rametto principale e alla base delle 2 foglioline i germogli che cresceranno. Quindi non resterà altro che aspettare e vedere se effettivamente questa operazione un valore ce l'abbia avuto oppure no. E passati soltanto 10 giorni, riprendendo proprio il punto nel quale avevamo cimato la piantina, guardate come i 2 piccoli germogli si siano sviluppati. Sono cresciuti 2 rametti che all'apice hanno sviluppato tantissime foglioline di dimensioni davvero notevoli. Quindi a fronte dei risultati ottenuti significa che la cimatura è davvero utile. Questa è un'operazione davvero importante, quindi bisogna capire il modo corretto di potarla. Ho tagliato un rametto al fine di mostrarvi in queste immagini come si debba fare. Quindi prendere delle forbicine e prima di utilizzarle, mi raccomando, sterilizzatele. Quindi partendo da sotto 2 cm e via. E questo è ciò che si è ottenuto. Proprio qui nelle foglioline, insomma dove vanno a toccare tra fogliolina e rametto principale, ci sono questi 2 piccoli germogli. Saranno proprio loro i primi a potersi finalmente sviluppare e di conseguenza anche quelli tutti sotto. Arrivati a questo punto, volendo, si potrebbero togliere anche le foglioline, perché queste toglieranno energia comunque ai piccoli germogli che si dovrebbero sviluppare. Però mi raccomando, non tirateli via, perché se li doveste tirare potreste danneggiare il piccolo germoglio. Andate partendo dal tronchetto 2-3 mm e pollice con indice, schiacciate e tirate via, e l'operazione è ultimata. Considerate che questa è la stessa operazione che dovrete fare quando andrete a raccogliere comunque le foglioline sulla pianta in generale, non soltanto quando dovete comunque andare a potare la pianta, anche per un eventuale raccolto. Quindi andare alla base, pollice e indice, lasciando 2 mm circa dal tronco principale e via. E per intenderci, ciò che dovreste ottenere nel giro di pochi giorni è un qualcosa di molto simile a questo. Quindi il punto nel quale è stata cimata, dove c'era prima l'apice e adesso non c'è più, ha permesso ai piccoli germogli di svilupparsi e diventare dei rametti veri e propri. E andando a considerare, proprio i rametti sono stati a loro volta cimati. Guardate, proprio qui. Io il rametto che si è sviluppato nell'arco dei giorni l'ho potato e anche in questo caso dopo la potatura si sono sviluppati altri 2 rametti nuovi. Quindi nell'ipotesi che voi vogliate una pianta con un effetto alberello con tanti rami, basterà volta per volta cimare i rametti nuovi e loro da 1 diventeranno 2 e in maniera esponenziale la vostra pianta si riempirà di rametti. Terza regola,
scegli che cosa fare con i fiori. Il secondo motivo per il quale la pianta si cima, oltre a poterla fare crescere e a ramificare, è questo. Quando compaiono i boccioli all'apice dei germogli, eccolo qua, spero che si riesca a vedere, a questo punto dovrete fare una scelta. O tirarli via, permettendo alla pianta di continuare a crescere, oppure lasciarli e però a questo punto cresceranno soltanto più i fiori e da lì otterrete soltanto semi. Provo a mostrarvi meglio come appaiono i punti nel quale stanno nascendo i fiori. Qui è all'inizio, guardate, è davvero molto piccino. In quest'altro punto invece, che è avanti di qualche giorno, i fiori, i boccioli si vedono chiaramente. Quando andrete a tagliarlo, guardate, in genere c'è il rametto, ci sono dei germogli sotto e subito sotto l'inflorescenza. Io consiglio di tagliarli non al primo internodo, quindi questo, ma al secondo internodo partendo dall'alto e andando verso il basso. Basterà prendere le forbicine e andare a tagliare. Qui taglio netto e via. Una cosa davvero importante è che nell'ipotesi che voi però abbiate dei fiori che si siano sviluppati troppo, proprio come in questo caso, ormai non servirà più toglierli né cimarli, perché la pianta è arrivata a un punto di non ritorno, lei anche se la cimerete non capirà più di essere stata cimata, quindi non farà più crescere né le foglioline né i germogli nuovi perché crederà ancora di dover fare crescere il fiore, anche se lo toglierete. Quindi arrivati a questo punto, per evitare di perdere tutto, sia le foglioline, il raccolto che i semi, io consiglio di fare sviluppare il fiore e raccoglierne i semi. Come si raccoglie? Sotto o sopra? Molte persone quando è ora di raccogliere le foglioline non sanno se raccogliere quelle che stanno in basso o quelle che stanno in alto. Io consiglio sempre di non raccogliere soltanto quelle in basso perché sennò la pianta poi diventerà troppo alta, rimanendo spoglia nella parte bassa e creando un vero e proprio effetto ombrello. Quindi poi sotto non crescerà più nulla perché i raggi del sole non riusciranno a passare sotto e la pianta non si potrà sviluppare. Il modo corretto per raccoglierla, una volta eseguita la prima cimatura, è raccogliere un po' ovunque in tutta la pianta, quindi sia sopra che sotto. E mi raccomando, una cosa importante è di non superare mai il 30% del totale delle foglioline perché sennò le piante verrebbero danneggiate. Quali foglioline devo raccogliere? Quelle giovani o quelle vecchie? Questo è un altro dei dubbi che quando si raccoglie il basilico viene, perché molti pensano che in realtà bisogna raccogliere soltanto quelle nuove, però è sbagliato perché se non si raccolgono quelle vecchie poi queste seccheranno e dovranno essere buttate. Quando vedete che una fogliolina sta crescendo tanto, prima che diventi gialla, io consiglio sempre di raccoglierla e consumarla, perché altrimenti se no quella la butterete ed è davvero un peccato. Quando si raccoglie? Il momento migliore per eseguire il raccolto di questa pianta è nei momenti freschi della giornata, preferibilmente la mattina perché proprio lì la pianta è ricca di oli essenziali e di profumo, quindi se raccoglierete le foglie in quel momento il profumo rimarrà e anche tutto il gusto. Nei momenti caldi della giornata io assolutamente eviterei. In alternativa, se non siete riusciti a raccoglierlo la mattina, allora fatelo la sera. Però, ripeto, nell'ipotesi che abbiate la possibilità di scegliere, scegliete sempre le prime ore del mattino. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale perché questa è un'operazione che a voi non costerà nulla, però per me è importante perché mi aiuterà a fare crescere il canale. Quindi detto questo un saluto e al prossimo video.